amiche da mesi scherziamo sul fatto di fare l'Hear Me Out Cake e siccome stasera entrambe le mie coinquiline sono via, ho detto perché non invitare le mie amiche e fare l'Hear Me Out Cake. Quindi adesso sto andando in uni a stampare le mie meravigliose persone per l'Hear Me Out e poi passerò un attimo al super per fare un attimo una mini spesina perché sto finendo il latte, lo yogurt e altre cose che mi servono. Ed ecco qua il nostro bellissimo plum cake prima che venga trafitto da 85.000 stuzzicadenti. If you know, best fidanzato delle Winx in assoluto, cioè non c'è paragone, mi dispiace. Martina di ieri sera mi sta un po' sul cazzo perché non hai poi i suoi bicchieri. Aggiornamenti, situazione, lavoro. Purtroppo non sono stata presa nemmeno a lavoro ad Arus per appunto la posizione come Junior Brand Manager, Junior Brand Designer Manager. Vabbè. In teoria mi dovevano rispondere 2 giorni dopo aver fatto il colloquio e la settimana dopo, quindi settimana scorsa, non si erano ancora fatti sentire, quindi giovedì avevo inviato una mail chiedendo come sta andando the hiring process, how is it going, ci sono aggiornamenti così, e il CEO mi ha risposto dicendo sì, avrei mandato le mail domani, abbiamo preso un'altra persona perché mi ha detto perché sapeva usare anche Blender, che era una cosa rilevante per i nostri clienti, tra parentesi architetti. Allora, io capisco che un'azienda voglia risparmiare il più possibile, guadagnare il più possibile, e quindi questo crea a volte delle situazioni in cui ci sono persone che fanno il lavoro di 4 dipartimenti insieme. E appunto sarebbe stato già il caso, cioè nel senso io già, se avessero preso me, comunque io sarei stata lì a gestire in pratica 3 dipartimenti da sola come junior. Però probabilmente la persona con cui hanno fatto il colloquio dopo di me ha tirato fuori anche questa cosa e presumo che sia dopo di me perché a me non ha chiesto minimamente ma tu in caso sapresti usare questa cosa qui? Perché appunto io gli avrei detto faccio un po' cagare col 3D modeling, però un po' lo so usare Rhino, è letteralmente uno dei pochi esami che mi ero portata avanti, ma avanti per tanto alla triennale, però insomma un pannello a parallelepipedo te lo so fare, ecco, e nel senso se è necessario l'avrei fatto, però no, a me non è minimamente chiesto tutto ciò e quindi niente lavoro di là. Poi vabbè, questa settimana ho continuato a mandare CV, lettere, tutto quanto. Avevo detto che al business lunch c'era qualche azienda con posizioni interessanti e mi è stato richiesto il colloquio per una di queste, mi è arrivata una mail poco fa, quindi lunedì prossimo, tra una settimana, ho un colloquio, comodo perché è un'azienda holding, abbastanza interessante quello che dovrei fare, quindi come sempre dita incrociate, io andrò lì, farò quello che dovrò fare e poi beh. Nel mentre adesso, oggi pomeriggio lezione di danese e mi ero scordata che ho delle cose da fare per oggi pomeriggio. Questa è la scheda con come si dicono, i numeri e altre cose, quindi devo rivedere un attimo le cose qui e poi andare a Danish class alla Coding Språksskolan. Språksskolan. La pronuncia sarà sempre la pronuncia in danese sarà sempre la cosa peggiore. Questo è il mood universitario, chillax col sole, quando c'è la voglia di vivere.
sto editando. Oggi è stata una giornata, vabbè, abbiamo fatto la presentazione del nostro progetto, le nostre cose, quello che dobbiamo fare, annuni. Ho sistemato gli appunti presi dal feedback delle persone, sistemati. E ieri sera ho iniziato Sunrise on the Reaping e anche oggi pomeriggio ho letto abbastanza, sono circa il 30% del libro. E mio Dio, stavo condividendo questo pensiero anche con alcune altre mie amiche, fan da quando appunto Hunger Games era diventato famoso ormai più di una decade fa, e stavamo discutendo di uno all'essere abituate al modo di scrivere di Susan Collins e essere abituati a le scene che tendenzialmente lei descrive e il suo modo di scrivere, e però allo stesso tempo di essere comunque, cioè, noi, we are tuned in, cioè siamo dentro, ti ascoltiamo. E niente, mi sembra di essere un po' tornata alla me dodicenne delle medie. Appunto io ho un grande passato da fangirl, Hunger Games è sempre stata una delle mie serie preferite. E niente, cioè, per quanto sia assurdo dirlo per un libro del genere in cui chiaramente c'è così tanta violenza e sofferenza e ingiustizia e tutto quello che si può dire su qualsiasi libro di Hunger Games, è quasi, è strano ma ovvio trovarci del conforto. Poi oggi il mio mitico quadernino degli appunti della Biennale è stato sporcato dall'olio che usciva dalla mia schiscetta della pasta al pesto. Stamattina c'era un bellissimo sole e io e le mie amiche avevamo previsto di fare un picnic fuori, ma mi sa che saremo a casa. No, we couldn't have done this if it wasn't with you. Tra poco vado a prendere il bus per andare all'ennesimo colloquio e sto mettendo quello che ormai è il mio outfit per le interviews, quindi questa camicetta e questa, e poi questa volta uso finalmente un po' la mia borsa intrecciata e appunto posizione interessante per un'azienda holding, solo che sono un attimo perché per la prima volta io e una mia amica stiamo per fare lo stesso colloquio, cioè lei l'ha fatto stamattina, io sto per andare adesso, ce l'ho alle 3. E insomma è un po' strano perché fino adesso sì, avevamo mandato spesso io e le mie amiche candidature per le stesse posizioni, però o venivamo tutte rifiutate o magari solo una veniva chiamata per il colloquio e quindi cioè, si faceva tifo per lei, e invece questa volta siamo in due per la stessa posizione e insomma non è una buona sensazione. Questa posizione è anche abbastanza simile alla mia precedente, solo che ho capito che in realtà qua non vuol dire nulla perché avevo mandato anche altre candidature per lavori simili a quello che facevo in Italia e non sono neanche stata chiamata per il colloquio, quindi insomma non
non voglio basarmi troppo sul fatto che, che il fatto che io abbia esperienza nell'ambito mi dia già subito tutto in discesa, ecco. E sono sempre più rilassata adesso prima dei colloqui perché ormai ho capito che non è tanto la mia performance durante i colloqui a decidere se avrò il lavoro o meno, ma la mia performance confrontata a quella di altri che io non conosco, vabbè, a parte una in questo caso la conosco, però insomma non è per forza come io vado bene o male o più bene o più male al colloquio a decidere se avrò il lavoro o meno, perché io posso anche andare benissimo e qualcuno va ancora meglio, quindi niente, ormai questa lezione l'abbiamo imparata e adesso vado a prendere il bus. Da dove viene questa meravigliosa luce che mi illumina in questo momento? Da delle candele, perché c'è un blackout attualmente a Coldi, o almeno nel mio quartiere. Non si vede un cazzo. Quando è saltata la luce ero in bagno. Pensavo fosse una cosa normale del mio palazzo, nel senso che tante volte se una persona sta usando il microonde e il tostapane o il bollitore allo stesso momento, a volte anche solo il microonde da solo, salta la luce, il frigo, il wifi, eccetera, saltano un po' di cose sul mio piano, ma non tutte, non so bene in base a cosa le hanno collegate, cosa hanno deciso, questo sta qua, questo sta di là. Comunque pensavo, ah vabbè, questa volta invece di saltare solo uno dei... non è uno dei contatori, perché il contatore è uno, non lo so, sono saltate più le vette. E invece no, è saltata letteralmente tutto il quartiere. E quindi... Comunque, oggi, vabbè, diciamo che è una scusa, una motivazione per andare a letto prima. Sono le 10 adesso. Sono le 10 e un quarto. Anche perché sono appunto abbastanza stanca oggi. Appunto, sono andata a lezione, sono andata a casa, ho pranzato, sono andata al colloquio, che mi sembra sia andato bene, però appunto come dicevo, cioè io posso fare quello che posso fare, poi le decisioni devono prendere loro, quindi boh. Poi però vabbè dai, stanno prendendo 2 persone, quindi le mie possibilità sono un po' più alte. Vedremo, dovrei sapere a fine di questa settimana o a inizio della prossima. E poi il bus ha fatto ritardo, quindi io non ho avuto quella ventina di minuti che pensavo di avere tra il colloquio e le lezioni di danese. No, sono tornata a casa, letteralmente sono andata in bagno, mi sono tolta la camicia, messa una felpa, buttato le 2 cose che mi servivano da una borsa in quella che mi porto di solito a lezioni di danese e sono corsa a lezioni di danese. E poi sono tornata a casa, non avevo voglia di cucinare, ho mangiato avanzi. E adesso mi sono lavata, cioè appunto prima che saltasse la luce mi stavo lavando e niente, mi sa che stasera si collassa presto. Oggi sono un po' giù perché non sono stata presa nemmeno questa volta, non sono stata scelta nemmeno questa volta. E... non so molto cosa dire perché appunto nonostante io appunto cerchi di non fissarmi troppo sull'idea, oh sì, questa volta vengo presa, è un po' difficile non scollarsi dall'idea, soprattutto se appunto il colloquio va bene, cioè intesa in qualche modo con le persone, soprattutto questa volta l'avevo fatto di persona, quindi era anche più facile forse instaurare un rapporto diretto con le persone a cui mi hanno fatto il colloquio, con cui avrei lavorato in caso fossi stata presa. E appunto qualche ora fa, un po' dopo pranzo, ho ricevuto una chiamata dalla responsabile, chiamiamola così, e mi ha detto I'm sorry I can't give you the job, e hanno scelto qualcun altro, anzi cioè la posizione era per 2 persone
erano due persone che avrebbero scelto e non sono stata nessuna delle due. Stavo parlando prima con una mia amica, cioè io letteralmente sto facendo tutto quello che posso, sto portando ogni volta che ho un colloquio, ogni volta che mando una candidatura, ogni volta che faccio qualcosa relativo al lavoro, sto cercando di dare il mio massimo e so di aver dato il mio massimo l'altro giorno e quindi letteralmente, cioè non ho idea di cosa potrei fare di più e non ho idea se c'è qualcosa che potrei fare di più di quello che sto facendo ora. E quindi niente, il mercato del lavoro è questo, è così. Appunto, almeno domani è il compleanno di una mia amica, quindi stasera usciamo. Stamattina sono andata al centro commerciale per prendere appunto un regalo a questa mia amica e anche qualcosina che dovevo prendere per quando tornerò in Italia tra qualche settimana. L'ho impacchettato sempre con appunto queste cose, ve le ricorderete forse nei video di novembre, con la dedichina. E niente, almeno stasera mi distraggo un po' da questa fase, da questo aspetto fallimentare della mia vita. Una testimonianza del fatto che come sempre, bella giornata, prof che è malato e quindi ha cancellato lezione, il risultato è sempre lo stesso, passeggiata. Chiaramente quando vado a fare le passeggiate ascolto la musica, no? E adesso sto facendo questo tratto che l'altra volta non l'avevo fatto perché ero tornata verso la città da un'altra strada, l'ultima volta che ero venuta in questa zona, e sarebbe un percorso appunto pedonale per bici eccetera, e appunto siccome io ascolto la musica ogni tanto canticchio anche, e era partita con lo studio di Gracie Abrams e io avevo iniziato a canticchiare, a fare e proprio in quel momento è passato un ragazzo, penso più o meno della mia età, che correva e si è girato e ha riso e tipo let me enjoy my music in peace. Dopo la passeggiata una bella pasta con crema di tofu allo zafferano e asparagi. Tra mezz'oretta, sì, alle 3:30 ho un colloquio, non per un lavoro ma per un tirocinio. Perché? Perché io non ho il tirocinio obbligatorio e il mio ragionamento era: se trovo già un lavoro nell'ambito più o meno, l'anno prossimo, cioè il prossimo semestre, al posto di fare tirocinio
seguo un corso a scelta, che è appunto l'altra opzione, e continuo a lavorare, continuo a fare YouTube, nel senso è più gestibile come cosa, però visto che siamo a aprile e la situazione è ancora questa, mi sto un attimo spaventando, non posso laurearmi senza avere nessun'altra minima esperienza oltre a quelle con cui sono arrivata qui in Danimarca e quindi ho iniziato a mandare candidature per i vari tirocini perché tante aziende stanno già chiedendo le candidature adesso per i tirocini che inizieranno a fine agosto, settembre, insomma, così. E questo in realtà non avevo visto bene, cioè mi ero persa solo questo dettaglio che loro stanno cercando da aprile, da adesso. Però io gliel'ho detto, cioè ho detto guardate, potrei fare il colloquio in questo giorno, questo giorno, questo giorno, però non potrei iniziare adesso, potrei iniziare ad agosto. Ditemi voi se volete fare il colloquio oppure no. Allora hanno detto sì, sì, dai, vediamo, facciamolo, vediamo e poi in caso cioè, vediamo come fare. Facciamo questo colloquio. Non ho voglia di, cioè mi sistemo un attimo, ma non ho voglia di truccarmi, anche perché poi dopo lezioni di danese, quindi mi sistemo un attimo, sì, mi metto un po' di mascara, eccetera, ma non ho voglia di fare fondo base. Chi se ne frega? Colloquio da casa. Però sì, tirocinio a Copenaghen per una cosa che fanno, se non ho capito male, è un sistema per tenere sotto controllo le prestazioni dei cavalli da corsa, che mi preoccupa un attimo come cosa. Cioè, tipo controlla il battito, la pressione, queste cose qua ai cavalli da corsa. Ok. Io e le mie amiche stiamo ritentando di nuovo di fare un picnic. Oggi, questa settimana, sembra promettere meglio dell'ultima volta che abbiamo provato. E di nuovo ci avevo fatto il tè estratto freddo, ho provato una nuova combinazione questa volta. Erano 2 tisane o tè ai frutti rossi e ho aggiunto anche un po' di tè alla menta. Qui ho messo un po' della mia droga, cioè sciroppo a lampone. E adesso verso tutto insieme, shaker e vedo se devo allungare un po' oppure no, insomma, vediamo. Buono. E ieri sera avevo fatto anche questa torta salata ricotta e zucchine, appunto da mangiare. Valigia fatta e domani mattina si torna in Italia. Questi ultimi 2 giorni sono stati abbastanza pieni di cose varie e appunto ho già preparato la valigia, però ho ancora qualcosina da fare, cioè stasera ci sono i Colding Culture Awards. Penso che io e le mie amiche andremo un po' dopo perché siamo tutte un po' collassate, quindi adesso mi strucco, riposino e poi penso a prepararmi per andare. Anche perché appunto più mi riposo meglio è, visto che domani ho il treno alle 7:13, sì, per andare in aeroporto a Copenaghen, quindi sì, non voglio collassare dal sonno in aeroporto. Sono contenta,
sono contenta di tornare a casa dopo un po', cioè appunto non torno da gennaio e sì, sento il bisogno di tornare, di stare un po' a casa a fare nulla e ho anche urgente bisogno di andarmi a ubriacare a Venezia, assolutamente, cioè prima cosa nella mia lista di cose da fare a casa, andare a Venezia a ubriacarmi. Questo è il mood, anche perché appunto, vabbè, l'uni è sempre l'uni, però appunto la ricerca del lavoro continua e ci sono vari stress qua, quindi bisogna un attimo di relax e di mangiare tanto cibo buono. Ok, Danish red carpet. Tell you through my eyes, I love you every time I look in yours. I hope you hear it. Traced it on your back, words that I've never said before. I hope you feel it. Eternalize this moment, skin on skin, but I want you closer, kissed every freckle on your face. Esatto.